Ciao ragazzi! In questo tutorial risolviamo alcuni sistemi di disequazioni in cui compaiono tutte le tipologie di disequazioni trattate sinora, analizzando anche qualche situazione particolare. Qualora aveste bisogno di un breve ripasso sulla procedura risolutiva e sulla notazione utilizzata, vi riporto qui in basso i link ad alcuni miei tutorial precedenti. Iniziamo! Dobbiamo risolvere un sistema formato da tre disequazioni. La prima è una disequazione fratta, la seconda una disequazione di primo grado e la terza una disequazione con prodotti. Indichiamo con le lettere A, B e C le tre disequazioni e iniziamo a trascrivere qui in basso e a risolvere la disequazione A. Vi ricordo che la disequazione va riscritta con lo stesso verso presente nel testo iniziale e solamente in un secondo momento dobbiamo porre ogni termine presente al numeratore maggiore o uguale a 0, poiché è presente l'uguale nel verso della disequazione, e ogni termine presente al denominatore maggiore di 0. Dopo aver risolto ogni singola disequazione, rappresentiamo i risultati ottenuti in un grafico con i tratteggi, in modo da calcolare il segno della frazione algebrica presente qui a sinistra. Dopo aver ottenuto il risultato di questa prima disequazione, apriamo un nuovo sistema ed inseriamo al posto di questa disequazione il suo risultato. Risolviamo ora la disequazione B. Si tratta di una disequazione di primo grado. È sufficiente dunque portare il termine noto a destra, cambiandolo di segno, e scrivere il suo risultato qui a destra. Risolviamo ora la disequazione C. Si tratta di una disequazione prodotto. Trascriviamola dunque qui in basso e risolviamola ponendo ogni fattore maggiore di 0 e rappresentando i risultati ottenuti su un grafico prodotto dei segni, cioè un grafico con i tratteggi. Dopo aver calcolato i segni del prodotto ed aver scelto gli intervalli in cui il segno è positivo, poiché nella disequazione iniziale è presente il verso maggiore, otteniamo il suo risultato e lo scriviamo qui a destra. Ora non ci resta altro che risolvere il sistema formato dagli insiemi soluzione delle tre disequazioni iniziali. Si tratta dunque di rappresentare i risultati ottenuti in un grafico senza tratteggi, poiché ricordo che la soluzione di un sistema è data dagli intervalli in cui sono presenti tante linee quante sono le disequazioni del nostro sistema, e dunque nel caso in esame dovremo trovare degli intervalli in cui sono presenti tre linee. Iniziamo dunque a riportare sulla retta orientata i 6 valori numerici trovati, poiché il numero 3 è doppio, ordinandoli in senso crescente da sinistra verso destra. Vi ricordo che per rappresentare la prima soluzione, siccome è presente il simbolo di unione, i tre intervalli ottenuti vanno rappresentati sulla medesima retta, cioè alla stessa altezza. E dunque gli intervalli x minore o uguale a meno 7, x compreso fra meno 1 e 3 con l'1 compreso e x compreso tra 3 e 4 con il 4 compreso si trovano sulla medesima linea orizzontale. Rappresentiamo ora gli ultimi due risultati e dopo aver osservato il grafico finale ci accorgiamo che ci sono solamente due intervalli in cui sono presenti tre linee sovrapposte verticalmente, e cioè questo e questo. Siamo dunque in grado di scrivere l'insieme soluzione, che è dato dall'unione dei due intervalli x compreso fra 1 e 3 e x compreso fra 3 e 4. Osservando infine i pallini possiamo dire che in corrispondenza del più 1 e del più 4 va messo l'uguale, poiché i pallini corrispondenti sono pieni. Passiamo ora ad un secondo esercizio. Dobbiamo risolvere un sistema formato da tre disequazioni. La prima è una disequazione fratta, mentre le altre due sono disequazioni con prodotti. Indichiamo come al solito con le lettere A, B e C le tre disequazioni del sistema ed iniziamo a trascrivere qui in basso e a risolvere la prima disequazione. Come si può notare dai calcoli, questa prima disequazione, che abbiamo risolto nel video numero 13, è impossibile, poiché il prodotto è sempre negativo e quindi non è mai maggiore o uguale a 0. Possiamo dunque aprire un nuovo sistema e trascrivere qui a destra il suo risultato. Siccome nessun valore della variabile x è in grado di soddisfare questa prima disequazione, questo significa che nel grafico non sarà presente alcuna linea in corrispondenza di questa disequazione e dunque non ci sarà mai nessun intervallo della x in cui saranno presenti tre linee, poiché manca la prima.
Quando dunque in un sistema troviamo che una disequazione è impossibile, è inutile risolvere le altre disequazioni, poiché se una disequazione è impossibile, tutto il sistema è impossibile, e risolvere le altre due disequazioni sarebbe dunque un'inutile perdita di tempo, a meno che noi intendiamo fare un po' di esercizio. Possiamo dunque concludere che il nostro sistema è impossibile. Ricordate dunque, quando in un sistema di disequazioni una disequazione è impossibile, tutto il sistema è impossibile, ed è dunque inutile perdere tempo a risolvere le altre disequazioni. Passiamo ora ad un terzo esempio. Questa volta dobbiamo risolvere un sistema formato da due disequazioni fratte, procedendo come al solito, cioè indicando con A e con B le due disequazioni, trascrivendole qui in basso e risolvendole in modo indipendente, otteniamo i loro risultati e li trascriviamo in un sistema qui a lato. Dobbiamo ora procedere alla rappresentazione grafica di tali risultati, ricordando che il grafico finale va fatto senza tratteggi. Dopo aver rappresentato tali risultati, ricordando che il simbolo di unione ci dice di rappresentare questi due intervalli sulla stessa linea orizzontale, ci accorgiamo che non c'è nessun intervallo dell'asse X in cui sono presenti due linee orizzontali sovrapposte verticalmente, e dunque non c'è nessun intervallo in cui le due disequazioni sono soddisfatte contemporaneamente. Il nostro sistema è dunque impossibile e non c'è dunque nessun valore della variabile x in grado di soddisfarlo. Abbiamo dunque visto che un sistema può essere impossibile o quando una disequazione è impossibile, oppure quando non c'è nessun intervallo dell'asse x in cui le disequazioni del sistema sono soddisfatte contemporaneamente. Passiamo ora ad un quarto esercizio. Dobbiamo risolvere un sistema formato da due disequazioni, di cui la prima è fratta e la seconda è di primo grado. Come al solito, indichiamo con la lettera A la prima disequazione e con la lettera B la seconda. Questa volta vi lascio come esercizio il compito di risolverle. Una volta ottenute le soluzioni, le riscriviamo qui in un sistema alla destra del sistema iniziale e dopo averlo fatto rappresentiamo graficamente i due risultati ottenuti in un grafico senza tratteggi, poiché si tratta di un sistema. A questo punto, siccome le disequazioni presenti nel sistema sono due, riusciamo ad individuare l'intervallo a soluzione, che è questo, poiché in esso sono presenti due linee orizzontali sovrapposte verticalmente, e 2 è il numero delle disequazioni. Possiamo ora scrivere l'insieme soluzione, che è l'intervallo x compreso tra meno 3 e meno 2. In corrispondenza del meno 3 è ovvio che non va messo l'uguale, poiché il pallino corrispondente è vuoto, mentre in corrispondenza del meno 2, come abbiamo già detto in alcuni video precedenti, non va messo l'uguale poiché in presenza anche di un solo pallino vuoto, l'uguale non va messo anche se i pallini pieni presenti in corrispondenza dello stesso valore fossero molti. Analizziamo ora velocemente un ultimo esempio. Dobbiamo risolvere un sistema formato da tre disequazioni, una disequazione fratta, una disequazione di primo grado ed una disequazione di secondo grado. Come nell'esempio precedente, vi consiglio di indicarle con le lettere A, B e C e di risolvere personalmente. Io l'ho fatto ed ho ottenuto questi risultati. L'unico caso particolare è la disequazione C, una disequazione di secondo grado con il discriminante uguale a 0. La sua parabola rappresentativa tocca l'asse x in un solo punto, il punto di ascissa x uguale a meno 3, e siccome nella disequazione è presente il verso minore uguale, x uguale a meno 3 è l'unica soluzione della disequazione. Dobbiamo ora rappresentare graficamente questi risultati e lo facciamo con un grafico senza tratteggi. Per rappresentare quest'ultima soluzione, x uguale a meno 3, dobbiamo solamente apporre un pallino pieno in corrispondenza del meno 3, poiché x uguale a meno 3 è l'unico valore in grado di soddisfare la terza disequazione. Per determinare l'insieme soluzione, osserviamo ora che le disequazioni presenti nel sistema sono 3. Dobbiamo dunque trovare un intervallo o più intervalli in cui sono presenti 3 linee. Questo non si verifica mai, ad eccezione del valore x uguale a meno 3,
poiché, come abbiamo già visto in alcuni tutorial precedenti, il pallino pieno si comporta come una linea continua e dunque, in corrispondenza del meno 3, ci sono 3 linee continue, esattamente come il numero delle disequazioni presenti nel sistema. Il valore x uguale a meno 3 è dunque l'unica soluzione del nostro sistema di disequazioni, poiché è in grado di soddisfare contemporaneamente tutte e 3 le disequazioni. Abbiamo così visto un caso molto particolare, in cui in un sistema è inserita una disequazione di secondo grado col discriminante nullo e con il verso minore o uguale. Ogni volta che capita questa situazione, la disequazione ammette come soluzione un unico valore e il valore corrispondente va indicato con un pallino pieno sul grafico. Il pallino pieno, come abbiamo già detto, quando cerchiamo l'insieme soluzione, ha lo stesso valore di una linea continua. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi invito inoltre a visitare la sezione playlist del canale, in cui potrete trovare molti altri tutorial suddivisi per argomento. Vi aspetto su InfemMath. Ciao!